Ciao gente, come ve la passate? Oggi voglio parlarvi di questo libro qui, Storie della serie Cremisi, scritto da Lucio Besana e edito da Hypnos Edizioni, per la sua collana Modern Weird. La prima parte del video è di introduzione, mentre nella seconda farò commenti spoiler, ma vi avviserò per tempo, don't worry. Pronti? Io sono carico a molla, iscrivetevi al canale così possiamo partire. Via! Due parole sull'autore. Lucio è uno sceneggiatore che ha scritto ben due film, The Nest e A Classic Horror Story. Mi sono piaciuti entrambi, sebbene siano due opere molto diverse. Il secondo è azione, paura, sorpresa, come da titolo, mentre nel primo ci addentriamo molto più nell'aspetto psicologico delle questioni, dei rapporti e delle persone, in un viaggio a dir poco angosciante. Ho conosciuto Lucio quando è stato ospite sul canale Broken Stories e per pura fortuna ho potuto incontrarlo di persona al Salone del Libro. A quel punto non ho potuto fare a meno di farmi spiegare a cosa andavo incontro nell'acquisto del suo libro e devo dire che è stato più che convincente. Storie della serie Cremisi è una raccolta di racconti che possiamo tranquillamente definire weird e horror, in cui l'autore gioca con le nostre sensazioni. In che modo? Ci presenta un mondo che possiamo riconoscere, perché è praticamente uguale al nostro, a quello che viviamo e tocchiamo ogni giorno, ma ce lo riporta spostato di 1 centimetro. Questa è la definizione che lui stesso mi ha dato riguardo alla sua raccolta. Il centimetro di differenza che cambia totalmente il senso di ogni azione e la motivazione di ogni individuo. Quel centimetro di differenza che ti impedisce di comprendere e di accettare, perché siamo già troppo lontani da ciò che siamo abituati a vedere, sentire, palpare. Lo scrittore di questo libro insinuerà dentro di voi dubbio, inquietudine e una pesante sensazione di essere fuori luogo, fuori posto. Ci ho messo molto tempo a leggerlo perché me la sono presa con comodo, finendo un racconto ogni tanto tra un libro e l'altro, sapendo che quando avevo voglia di tornare nel particolare mondo della mente di Lucio, sapevo di poterla ritrovare. Avete presente quella sensazione di benessere che si prova quando si torna a vedere o a leggere qualcosa di familiare? Questo è stato per me in questi mesi Storie della serie Cremisi. Me lo sono goduto e gustato lentamente, come si fa con un buon liquore, e devo dire che ne sono rimasto assuefatto. D'altra parte, se sono qui a parlarne con voi, un motivo c'è, ed è, spero, che possiate leggerlo anche voi perché merita la vostra attenzione, come voi meritate di essere trascinati in luoghi nascosti, in bella vista, ma terrificanti. Un unico filo conduttore lega queste storie, cioè il colore rosso, o cremisi, se vogliamo essere fedeli al titolo. Quando cominciamo a vedere un oggetto rosso sulla scena, ecco che i nostri sensi si destano attenti, perché c'è qualcosa che sta per succedere. Arriva il momento in cui si palesa quell'altro mondo, quello nascosto sotto il nostro naso e che non vorremmo mai accorgerci che esiste. Parlo di vedere perché Lucio è bravissimo nel costruire scene grottesche che possiamo decisamente immaginare. D'altra parte è uno sceneggiatore, ricordate? Perciò preparatevi a vedere l'ombra di un mostro, la sfumatura di una malformazione e la porta per una dimensione che non sapevate esistesse. Faccio perciò i miei più sinceri complimenti a Lucio Besana e lo ringrazio per prima cosa per l'opera che ha prodotto. Mi è piaciuta davvero tanto e ha dato la possibilità a uno che non è assolutamente ferrato in horror e weird di avvicinarsi a questi generi senza alcuna difficoltà. Vorrei ringraziarlo inoltre per essere stato disponibile al salone a dirmi di più su di lui e sul libro e per avermi convinto a comprarlo. Ne è valsa decisamente la pena. Per rendere il più completo possibile questo video, ogni volta che finivo un racconto mi fermavo e scrivevo qualche riga per tenere a mente le sensazioni che mi aveva fornito. Perciò quello che segue è una parte di commento al libro contenente molti spoiler. Saluto quindi chi ancora non l'ha letto. Vi ringrazio per essere passati e vi ricordo di tornare qui quando avrete finito Storie della serie Cremisi. Se volete acquistarlo tramite il link qui sotto, Amazon mi riconosce qualcosina, mentre per voi il prezzo resta lo stesso. Grazie mille. Inoltre vi informo che in descrizione trovate tutti i miei link, da Goodreads a Ko-fi se volete donarmi un caffè, dalle pagine social alla mia lista di desideri a tema libri.
Fateci un salto e andate a curiosare. Perfetto, siamo rimasti tra pochi intimi che hanno letto e finito il libro. Non sentite anche voi questa puzza di angoscia? Occhio agli spoiler. Esagro Noroi, il primo racconto, spiazza completamente. Cosa sto leggendo? Cosa non sto capendo? È come se avessi intuito la presenza di una sottotrama nascosta che però appunto non riesco a decifrare. Il protagonista è freddo e distaccato, non prova sentimenti. Passiamo oltre. Subotica. Conferma la sensazione del primo. Il protagonista qui, oltre a essere molto riflessivo, è più empatico e sentimentale, eppure la memoria continua a fargli lo sgambetto e non si sa mai quale sia la realtà. Sul finale però è chiara una cosa: le persone con cui entra in contatto lo dicono, quella che vivono è tutta una finzione, uno scombussolamento per chi sta leggendo, che è quindi costretto a rimettere in discussione tutto quanto. Teatro della scena Cremisi è un racconto particolare che non si capisce dove voglia andare a parare mentre lo si legge. Il teatro in questo caso si rivela essere la vita vera, quella vissuta sul serio dal protagonista, mentre ciò che succede fuori, e soprattutto dopo l'esperienza in quel luogo, dovrebbe essere la finzione. Sta al lettore cercare di capire il significato che c'è dietro questa storia. Ho anche pensato, come viene proposto nel testo, che le scene del teatro siano le vere esperienze terribili che avvengono nel mondo. Mi ha confuso e appassionato questo racconto. Bello. Sto scoprendo che Lucio ha questo modo di raccontare in prima persona abbastanza strano, perché sembra che il protagonista sia un semplice osservatore delle proprie azioni. Le emozioni che fa trasparire sono poche e misurate, è sempre pronto a lasciarsi trascinare da ciò che lo circonda senza troppe remore. Ronda. Episodio molto inquietante in cui la protagonista è una bimba che, spinta dalla curiosità, esplora i mondi paralleli che si intersecano all'interno di casa sua. Forse è il primo di questi che mi ha davvero fatto rizzare i capelli, perché descrive al dettaglio la sensazione che si prova quando sei a casa da solo. Dai le spalle alla porta e ti sembra che qualcosa o qualcuno ti stia fissando o si stia muovendo dietro di te. Sicuramente avete presente. Inoltre qui Lucio è bravissimo a farci calare nei panni della ragazzina spaventata dai cambiamenti che il suo stesso comportamento sta portando alla sua dimora e alla sua famiglia, ma è determinata a proseguire nell'esplorazione, anche a costo di far del male a chi le sta attorno. Eh sì, perché il finale di questa storia è un pugno in pancia, almeno per me è stato così, non vi dico di più. Citai itinerante, un racconto che probabilmente non ho capito. Qui devo dire che sono in difficoltà, forse va troppo oltre le mie capacità. L'unica cosa che mi viene da pensare è che la cosa che si trova all'interno dei muri di casa sia una specie di rappresentazione del malessere della coppia che ci vive. E i becchini non sono altro che il Caronte che trascina questa roba strana nella città itinerante, come fosse un mondo dopo la morte ma che si palesa nel mondo fisico. Non mi soffermo oltre, se avete idee diverse fatemelo sapere. Zucchero, qui si sfiorano vette molto alte, raga. C'è questo dualismo tra la città reale e quella che ne è lo specchio, come un sottosopra a cui la protagonista riesce ad avere un minimo accesso. Ovviamente i due mondi si toccano e si scontrano e questo provoca disastri assurdi, ma a quanto pare si preferisce girare la testa dall'altra parte e ignorare questi segnali. Molto interessante. Veglia è una delle storie migliori, forse è quella che ricorderò più a lungo perché c'è questa immagine indelebile di una buca gigantesca che viene scavata dal protagonista. La figlia muore e lui si mette a scavare una fossa in giardino con una pala prima e con un escavatore poi. La buca diventa sempre più grande, immensamente grande, tanto che la famiglia lo abbandona e i cittadini che abitano in zona decidono addirittura di andarsene, di scappare da lì. L'inquietudine sale con l'ingrandirsi di quella fossa. Lo notano gli abitanti della cittadina e lo notiamo noi che stiamo leggendo. Il fisico dell'uomo alla fine cede, distrutto dopo anni di lavoro e finalmente può seppellire la figlia, in una fossa tanto grande da poter contenere per intero il suo dolore per quella perdita. Impressionante, l'ho adorata questa storia. Bravo Lucio. Questi sono i miei pensieri a caldo scritti dopo ogni storia. Voi le avrete sicuramente interpretate in modo diverso da me. Il bello di questi libri è proprio questo. Perciò raccontatemi nei commenti cosa avete visto di diverso in queste pagine. Conto su di voi. Inoltre ditemi quale storia vi è piaciuta di più. Spero che il video vi sia piaciuto
Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao gente!